Ora ti basta accelerare e devi solo divertirti. Hai acquistato una nuova bellissima bici elettrica e vorresti sbloccarla alla sua massima potenza? Beh, sei fortunato perché sei capitato proprio nel video giusto. E se ti piace proprio lei, beh, la recensirò presto in un video dedicato, quindi iscriviti subito al canale per non perdertelo. Ora ti svelo un segreto: quando acquisti una nuova bici elettrica in Italia o in mercati simili al nostro, beh, la sua potenza viene limitata di fabbrica per poter erogare una potenza e una velocità massima di 24-25 km/h, perché in Italia e in altri paesi la velocità massima è proprio di 24-25 km/h. Questo però significa che le nostre bici, che abbiamo pagato a prezzo pieno, originariamente, appena nate dalla fabbrica, hanno una potenza superiore a quella che poi ci ritroviamo una volta su strada, una volta che iniziamo a pedalare. E la sua potenza originale fortunatamente può essere quasi sempre sbloccata. Ma il problema è che esistono diversi metodi per farlo, non per tutte le bici il metodo di sblocco è uguale. Io ti ho già parlato nei mesi scorsi di 2 metodi per farlo. Se non li hai visti, se non hai visto quei video, clicca nella descrizione del video, c'è il link per il mio canale Telegram, entraci, cerca come sbloccare una bici elettrica e troverai quei 2 video. Faccio un post unico su Telegram e metterò anche questo. Quindi in questo video ti spiego il terzo metodo che ho trovato per sbloccare le bici elettriche. Ok, è andata in stand-by. È già la seconda bici consecutiva che trovo con questo metodo di sblocco, quindi credo sia un po' il nuovo standard. Mi raccomando però, se pensi di sbloccare la tua bici elettrica, ricordati che questa procedura non rende la bici illegale di sé per sé, ma rende illegale utilizzarla su strada pubblica, dove il limite di velocità, faccio il riferimento ovviamente all'Italia, è di 25 km/h. E in caso ti stessi chiedendo se puoi tornare in un secondo momento alla velocità originale bloccata a 25 km/h, beh, puoi farlo ripetendo la procedura e impostando il limite di velocità originale. Ed ecco ora cosa dovrai fare. È davvero semplicissimo. Innanzitutto accendi il tuo computer di bordo e quindi la tua bici elettrica. Il computer può essere uguale a questo, simile o completamente differente, non è importante, comunque prova lo stesso a fare questa procedura. Se funziona, funziona, altrimenti non succederà nulla. Ok, una volta acceso ti trovi ovviamente con le informazioni solite del tuo computer di bordo, accedi al menu segreto, in questo caso si fa tramite la pressione del tasto più e meno posti qui in basso, simultaneamente. Io ora ho solo una mano libera, quindi cerco di farlo con il solo pollice. Ecco, ora siamo nel menu segreto da cui poter impostare diversi valori come il voltaggio della batteria, chilometri orari, miglia per secondo, eccetera, eccetera. A noi interessa però il P3, che corrisponde alla velocità massima, che come vedete ora è limitata a 24 km/h. Cosa succede sulle nuove bici? Beh, andando a premere il tasto Power, quindi per modificare il valore, possiamo diminuirlo, sì, fino a 10 km/h e aumentarlo fino a massimo 25 km/h. I produttori di bici elettriche stanno mettendo un po' questo limite inviolabile perché? Beh, perché molti sbloccano le loro bici elettriche anche quando non dovrebbero farlo, magari per usarle su strada pubblica, e questo non va assolutamente bene. Ma io lo so che tu che stai guardando questo video userai la testa, quindi ti spiego come fare per sbloccare questo 25 km/h. Quello che devi fare, una volta in P3, una volta selezionato il limite di velocità massima, è premere nuovamente il tasto più e meno del tuo computer di bordo. In questo modo arriverai a una schermata, un ulteriore menu segreto con una sola voce P0 in cui inserire una password che è 2 0. Andate avanti con il tasto Power, cambiate numero con il più e meno, 2 0, quindi 20 20. Una volta fatto, tornate a P3, tasto Power per selezionare, e ora guardate, potete aumentare i chilometri orari massimi. Io ho imposto 40, ma questa PG potrebbe andare anche oltre, in quanto monta un motore da 1000 watt. Per confermare, tenete premuto il tasto Power, spegnete la bici, aspettate qualche secondo, riaccendetela e semplicemente fate un giro e provate ad accelerare. Ed ecco fatto, ci abbiamo messo quanto? 1 minuto e mezzo per sbloccare questa bici elettrica? Beh, questo per farti capire che sì, sbloccare una bici elettrica è quasi sempre fattibile, a patto di conoscere il metodo per sbloccarla,
ma può essere anche pericoloso, specialmente se lo fai in modo illegale, usandolo su strada pubblica. Non farlo, mi raccomando, ma farlo solo per usarla su strada privata, per divertirti per conto tuo, da solo, o in paesi, in aree dove è possibile aumentare la velocità massima rispetto ai nostri 25 km/h, e ovviamente ora la tua bici elettrica, andando ad una velocità superiore, andrà a consumare anche più batteria, con un'autonomia inferiore. Ma attenzione, perché molti pensano erroneamente che sbloccare una bici elettrica vada ad incidere negativamente anche sul motore e sulla batteria, sulla sua durata nel tempo, ma secondo me questo è sbagliato, perché la bici che acquistiamo è originariamente pensata per funzionare alla potenza massima che ora abbiamo sbloccato, e solo in un secondo momento, in base al paese in cui verrà venduta, come ad esempio l'Italia, viene bloccata ad una certa velocità massima. Quindi penso non ci siano problemi sotto questo aspetto. Ovviamente c'è un aumento di prestazioni legate alla velocità, alla coppia, all'accelerazione, insomma è tutto più potente, quindi presta molta attenzione. E la password, che ti ripeto essere 20202020, era la stessa su entrambe le bici elettriche su cui ho provato questa procedura, nonostante fossero di due marche completamente diverse, due venditori differenti. Il motivo penso che sia semplicemente perché le varie aziende, i marchi che producono bici elettriche, alcuni pezzi li vanno ad assemblare, quindi le centraline, i computer di bordo, prodotti magari tutti in serie dalla stessa fabbrica, vengono acquistati da diversi marchi di bici elettriche e poi vengono montati e assemblati sulle loro bici. Ma nulla vieta che questa password possa essere modificata in futuro, magari quando inizierà ad essere di dominio pubblico, un po' troppo conosciuta, ma tranquillo, perché ci sono io che ti terrò aggiornato su nuovi metodi di sblocco, sia qui sul mio canale YouTube, ma anche nel mio canale Telegram TechBest Deals, che trovi linkato nel primo link qui sotto in descrizione video. Entraci subito perché troverai tutti gli aggiornamenti su questo argomento e anche le altre guide di cui ti parlavo per sbloccare la tua nuova bici elettrica. E detto questo, spero che il video, la guida ti sia stata utile. Fammi sapere se ha funzionato sulla tua bici oppure no, lasciando un commento qui sotto. Fammi sapere quale metodo di sblocco funziona sulla tua bici elettrica, in modo da condividerlo con tutta la community. E ovviamente lascia un like per supportarmi, condividi il video a tutti i tuoi amici e iscriviti al canale, perché siamo già alla soglia dei 100.000 iscritti. Grazie a tutti. Amici, io vi saluto, spero che questa bici vi piaccia, arriverà una recensione tra poco, iscriviti per non perderla e alla prossima. Ciao belli, vi voglio bene e guidate sempre in sicurezza, anche se si tratta solo di una bici elettrica.